Nitrati e nitriti, quanto sono davvero pericolosi per gli esseri umani? Ciao, sono Alberto Zippo, cultore del benessere, ed oggi analizziamo insieme questi composti che possiamo trovare all'interno di alcuni cibi. Prima di iniziare, se questi argomenti sono di tuo interesse, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora, bando alle ciance, volume a palla, partiamo! I nitriti e i nitrati sono sostanze composte da azoto ed ossigeno, normalmente presenti in natura. La loro presenza è essenziale per la crescita dei vegetali che, grazie alla luce solare, utilizzano l'azoto per sintetizzare le loro strutture proteiche. L'uomo di conseguenza ha imparato a sfruttare queste sostanze per arricchire il terreno, tramite l'uso di fertilizzanti naturali e chimici, garantendo in questo modo una crescita più proficua delle colture. Oltre alle colture, l'utilizzo dei nitriti e nitrati è stato introdotto solamente in un secondo momento anche in campo alimentare, preservando le caratteristiche di alcuni alimenti ed aumentandone allo stesso tempo la conservabilità. Nei prodotti alimentari li troviamo con le sigle E249, E250, E251 ed infine E252. Dopo questa introduzione cerchiamo di capire qual è il ruolo principale di nitriti e nitrati negli alimenti ed in quali sono utilizzati. Nitriti e nitrati vennero introdotti diffusamente a partire dal secondo dopoguerra per preservare l'integrità, il colore e l'aspetto delle carni conservate. Dal punto di vista igienico-sanitario, questi conservanti agiscono come antimicrobici ed antisettici, difendendo le carni dal pericolo del botulino. Inoltre aiutano a preservare gli aromi dei prodotti, contrastando l'azione dei microrganismi che possono alterarli. Il mantenimento del colore rosa o rosso delle carni, tuttavia, è il motivo principale della presenza dei nitriti e nitrati negli alimenti, almeno dal punto di vista quantitativo. L'esaltazione cromatica, infatti, richiede una dose di questi conservanti circa 3 volte superiore rispetto a quanto ne servirebbe per la sola conservazione. In assenza di questi additivi, le carni fresche inizierebbero ad imbrunire già dopo pochi minuti e non apparirebbero più gustose. I prodotti lavorati che li contengono in forma di additivi sono soprattutto würstel, prosciutto cotto, pancetta, mortadella, salame, speck, salsiccia confezionata e carne a lunga scadenza. Ai prosciutti crudi di qualità solitamente non vengono aggiunti questi conservanti. Storicamente ai salumi venivano aggiunti solo il sale e le spezie, che fungevano anche da conservanti naturali. Un ruolo fondamentale lo avevano i luoghi nei quali i prodotti venivano conservati, cantine o stalle dedicate. Nella logica industriale invece l'impiego di nitriti e nitrati negli alimenti diventa per forza una necessità. Questo avviene per difendere grandi quantitativi di carne con diverse provenienze dalle contaminazioni batteriche, stabilizzando l'aspetto e gli aromi. Da non dimenticare poi che i salumi e gli insaccati della grande distribuzione organizzata devono restare in commercio per mesi. L'essere umano, con questo utilizzo massivo di sostanze, è così riuscito ad inquinare 2 degli elementi fondamentali per la sua sopravvivenza. Da un lato le falde acquifere con i fertilizzanti azotati e dall'altro gli alimenti con i conservanti artificiali. A questo punto vediamo insieme quanto queste sostanze possano essere pericolose per il nostro organismo. Iniziamo con i nitrati. Di per sé sarebbero relativamente innocui, ma in particolari condizioni possono trasformarsi in nitriti, composti molto pericolosi, quindi sarebbe meglio evitarli. Una parte del nitrato assorbito dall'organismo può essere infatti rimesso in circolo dalle ghiandole salivari. Parte di esso viene poi convertito dai batteri del cavo orale da nitrato a nitrito. Il pericolo maggiore dunque riguarda i nitriti, ma per quale motivo? Essi hanno la capacità di legarsi all'emoglobina, la proteina del sangue che trasporta l'ossigeno nel nostro organismo. Essi la trasformano in metaemoglobina, riducendo di conseguenza il trasporto di ossigeno ai tessuti. Questo aspetto è particolarmente pericoloso per i bambini ed i neonati perché assorbono maggiori quantitativi di nitriti dai cibi che li contengono. La scarsa ossigenazione può in questi casi provocare asfissia e difficoltà respiratorie.
La capacità dei nitriti di combinarsi con le ammine, composti organici presenti soprattutto negli alimenti proteici come la carne, i salumi e i formaggi, genera delle sostanze cancerogene chiamate nitrosammine. Quest'ultime sono uno dei più potenti gruppi di sostanze cancerogene mai scoperte. Secondo l'Associazione Italiana per la ricerca sul cancro, il consumo di insaccati con conservanti è una delle cause accertate di cancro allo stomaco. Tanto che in Italia questa malattia è più diffusa nelle regioni in cui il consumo di questi prodotti è maggiore. Uno studio della Columbia University di New York invece ha rilevato che il consumo di insaccati conservati con nitriti può ridurre le funzioni respiratorie, come ho accennato prima riguardo ai bambini. Queste sostanze sono inoltre colpevoli di danni ai reni, ritenute corresponsabili di danni alla muscolatura, influenzano la fermentazione nei processi digestivi nello stomaco ed infine aumentano l'assorbimento di sodio da parte del colon. Diciamo che più stiamo lontani da queste sostanze e meglio è per noi. Dopo aver visto in quali pericoli possiamo incappare con questi conservanti, contenuti principalmente negli insaccati, vediamo quali sono gli altri alimenti su cui dobbiamo prestare attenzione. In primo luogo bisogna stare attenti ai formaggi. Questi alimenti non sono sempre privi di nitriti e nitrati, di conseguenza bisognerebbe verificare l'etichetta del prodotto prima di acquistarli. Oltre ai latticini dovremmo prestare attenzione anche ai vegetali. Eh sì, anche gli alimenti migliori in natura non sono esenti dai pericoli. In particolare la loro presenza dipende da: punto numero 1, quantità di luce assorbita. Le piante necessitano di luce solare per utilizzare l'azoto contenuto nei nitrati. Ne consegue che i vegetali coltivati in serra o esposti limitatamente alla luce contengono più nitrati di quelli di stagione coltivati nei campi. Punto numero 2, quantità e qualità di fertilizzanti impiegati. Per questo motivo i vegetali provenienti da colture biologiche o non intensamente concimate contengono una percentuale inferiore di nitrati. La concentrazione di nitrati è particolarmente elevata nella lattuga, negli spinaci, nei ravanelli e nelle rape. È tuttavia corretto sottolineare come molti di questi vegetali siano poveri di ammine, di conseguenza sono meno pericolosi. Dopo aver visto in quali cibi si possono trovare questi composti, scopriamo come possiamo contrastare i loro effetti nocivi. Esistono elementi in grado di contrastare l'azione nociva e le pericolose trasformazioni di nitrati e nitriti negli alimenti. Spesso questi inibitori delle nitrosammine sono aggiunti ai prodotti alimentari contenenti nitriti e nitrati, proprio per diminuirne la potenziale nocività. Questa pratica però non è obbligatoria per legge. Nelle etichette dei cibi che contengono nitriti e nitrati in forma di conservanti è importante quindi notare se siano presenti vitamina C, ovvero acido ascorbico, con la dicitura E300, ascorbato di sodio indicato come E301 ed infine ascorbato di potassio con la sigla E303. Oltre a queste precauzioni, sarebbe ovviamente più efficace limitare al minimo il consumo di prodotti trattati con questi conservanti. È più saggio preferire carni fresche, prosciutti crudi di qualità e salumi artigianali. Per gli amanti dei salumi e degli insaccati, però, è quasi impossibile eliminare totalmente l'ingestione di queste sostanze. Per alcuni di questi prodotti l'impiego di questi conservanti è quasi imprescindibile, fra questi c'è ad esempio la mortadella. In questo caso è meglio preferire i salumi con l'aggiunta dei 3 antiossidanti che dicevamo prima, E300, E301 e E303. Accompagnare il pasto ad un bicchiere d'acqua con l'aggiunta di una spruzzata di succo di limone ricco di vitamina C può essere un ulteriore aiuto. Per non favorire la formazione di nitrosammine è importante inoltre non scaldare i cibi che contengono nitrati e nitriti. I würstel, ad esempio, che vanno cotti e sono tipicamente trattati con questi conservanti, sono fra i prodotti più a rischio in questo senso. Ultimo consiglio che ci tengo a ricordare nuovamente è quello di evitare i salumi dal colore acceso. Se sei un consumatore degli insaccati, ti ricordo che ho parlato in modo dettagliato dei loro effetti sul nostro corpo in questo video che ti consiglio vivamente di guardare. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e ci vediamo al prossimo video.